Villa Valverde, de Valverde, por pista de tierra, quindi noi non possiamo andare. Cruz de los Reyes e Malpaso. Noi continuiamo da questa parte. Abbiamo visto lungo la strada un pino spaventoso, mai visto in vita mia. Devo filmarlo. Guardate, guardate. Avete mai visto qualcosa del genere? Forse non capite quanto è grande. Mi avvicino io, lascio la videocamera qui. Qua non c'è più un filo di vento, che bello, siamo al riparo. Adesso dobbiamo scendere giù sulla costa e trovare un posticino dove prenda internet e ci sia un po' di sole, magari trascorriamo 2 giorni tranquillamente. Proviamo a scendere sulla costa, El Pinar, La Restinga. Papà va a comprare le arance per colazione, perché la colazione non si può fare senza la spremuta, ragazzi, tenetelo a mente. Ho fatto un pochettino di spesa in un market così in strada, carissimi, perché sono gli unici che trovi in mezza isola. Adesso stiamo parcheggiando sotto i ripetitori dei telefoni, così Davide domani mattina può fare la lezione. Ormai non vi stupite più delle strade, ne sono sicuro. Andiamo a vedere se si può. Sembra abbastanza larga. Finalmente dopo 3 ore di guida abbiamo parcheggiato alla Restinga, sud di El Hierro. C'è un porticciolo, una cittadina, lavatrici, ristorantini, domani la vediamo. Adesso mi metto un po' a lavorare. Da quando Davide ha iniziato la scuola online non posso più lavorare di mattina perché c'è lui col portatile e ne devo comprare un altro. C'è lui col portatile e c'è per 4 ore. E siamo arrivati alla cenetta. Dado? Anche oggi. Guarda che col pesciolino. pescione. Questi erano da fare alla brace, per quello me li ero fatti aprire, vedete? Vedete? E invece purtroppo qua si accende un barbecue con questo vento. Forse dentro il barbecue ti rimane solo il ferro delle paratie. Vola via il bar. Appunto. E quindi ci accontentiamo. Buona cena. E buonanotte. Lo rimettiamo questo? Oh, no. Ciao, a domani. A domani. Ciao, a domani amici. Con un'altra giornata con 20 a 50 km orari. Che palle. Sarà uno degli ultimi giorni a El Hierro, presumo. Ciao a tutti. Sta stressando un attimino. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti amici. Cacciato dal camper.
No, cacciato no, mi sono svegliato prestissimo perché con il fuso orario Davide stava perdendo un'ora di lezione. La scuola, le lezioni iniziano alle 8:30 e quindi ci siamo alzati alle 6:30. Io ha mangiato Davide e quindi ha potuto partecipare alla prima ora di lezione. Quindi adesso è iniziato la scuola in camper, Rita sta per uscire lo stesso, io esco, mi faccio una passeggiata perché ho appena mangiato e tra un po' inizio a correre. Sfrutto il tempo. Qui c'è sempre vento, abbiamo dormito con un vento pazzesco che ci ha fatto ballare il camper e infatti oggi visiteremo altri 2 posti e poi ce ne andremo da quest'isola perché è infrequentabile. Non so se è il periodo e siamo scarognati noi che siamo venuti nel periodo sbagliato oppure è sempre così, ma è probabile che ci sia 300 giorni di vento su 365, anche di più penso. Comunque ve la faccio vedere piano piano. Quindi amici, ci troviamo alla Restinga, sta albeggiando. La Restinga è un piccolo paesetto portuale a sud di El Hierro. Questo è il porto. Ci troviamo esattamente sotto le montagne che avete visto ieri e che abbiamo percorso ieri col camper. Tutta quella pineta, no? Ecco, siamo lì sotto quei monti, siamo a sud. Qua si capisce bene come è fatta questa cittadina. Sembrano cittadine, non ci sono mai stato, ci andremo, ma sembrano cittadine norvegesi. Sotto le montagne, in mezzo ai monti, guardate che strano. Comunque, vedete? Piccolissima. 50 case, neanche. Porticciolo, è finito. E noi siamo venuti da questa montagna qua. Qui sicuramente si fanno escursioni e si fa delle lezioni anche con le bombole. Questa è una riserva marina spagnola. Che bello, guardate amici, qui ci sono sdraie, tavoli per la spiaggetta della Restinga. Certo che la spiaggetta nel porto, però meglio di niente. Quanto vento e quanto è arrabbiato l'oceano. Che posti assurdi questi, stranissimi per me da vedere. Mi piace anche. Sotto ovviamente sono tutte cooperative di pescatori, magari anche per escursioni ti portano a pescare in giro, oppure penso che peschino loro e vendano pesce. Non so quando possano uscire le barche e i pescherecci in questo posto perché c'è sempre questo vento fortissimo, il mare è sempre molto agitato, quindi non so quando escano per pescare sinceramente, anche perché non vedo nel porto grandi barche da pesca. Questa è grande, ma questa è per il salvataggio. E qua di fronte c'è il nostro camperone, sotto ci sono tutte le piattaforme per prendere il sole. Anche qua avanti. Adesso speriamo di poter arrivare lì, non so se debba tornare indietro sempre da questa strada. Questo è il punto più a sud dell'Europa, la Restinga. Vedete? Che bello. Qua sicuramente anche migranti salvano che vengono dall'Africa. Fondo di asilo, migrazione e integrazione dell'Unione Europea. Ed ecco perché c'è la nave, questa nave rossa grandissima, questa fa sicuramente soccorsi in mare anche di migranti. Guardate quante tende
per i primi soccorsi ai migranti. Adesso ho iniziato la corsa, mezz'ora amici, si parte e continuiamo a scoprire questo territorio insieme. E anche oggi lezioni finita, da noi sono le 11, in Italia mezzogiorno, finita la lezione dalle 8 del mattino. Camper sempre impegnato, ormai noi dobbiamo stare in giro, correre oppure sederci qua in silenzio e rispondere ai commenti vostri. È l'unica cosa che possiamo fare, non posso più neanche lavorare perché ha il computer dado, ma adesso compreremo un computerino piccolino per lui, così io potrò continuare a fare le mie cose col mio portatile. Però siamo molto felici di questa opportunità, di questa nuova scuola online con gli altri ragazzini, con tutte le professoresse, ogni professoressa per le varie lezioni. Siamo davvero felicissimi. Adesso Davide è uscito, è andato a correre mezz'ora e poi ci spostiamo. Eccola qui, eccola qui. Beccata in piedi. Eccola qui. Dobbiamo ancora, vedete, mai successo alle 11 del mattino ancora fare i piatti, ancora riordinare il camper, ma faremo tutto. Appena Davide torna dalla corsa ci si sposta. A dopo amici. Mezzogiorno e siamo finalmente liberi e pronti per partire. Lasciamo la Restinga, 13 minuti e ci riparcheggiamo sempre sulla costa. Uno degli ultimi parcheggi ragazzi dell'isola, poi risaliamo e andiamo verso il porto. Il vento non accenna a diminuire e io mi sono già rotto le scatole, per non dire altro. Tacoron, dicono un parcheggio bellissimo, andiamo a vederlo, non c'è internet quindi possiamo solo pranzare e dopo pranzo andare via immediatamente. Un mare di lava, non c'è nient'altro, un mare di lava, è una coltivazione, non so di cosa, se di banane, ma è possibile che ci sia un bel parcheggio, però non c'è internet e noi non possiamo perché già di pomeriggio è un'altra lezione di inglese online. Forse stiamo per scoprire il posto più bello dell'isola. Meno male che siamo scesi perché ormai con il discorso internet molte volte andiamo via. Siamo veramente in un bel posto. Si chiama Tazaron o Tacoron. Qua si sta da Dio perché è riparato, non c'è vento ed è bellissimo amici. Probabilmente qua sotto ci sono anche barbecue e tavoli, andiamo a vedere. Tacoron, sì, ci troviamo a Tacoron, questo è sempre il film, la serie TV che vi ho detto. E qua si dovrebbe anche mangiare, ma proprio oggi è chiuso. Se non sbaglio è un ristorantino questo. C'è che caldo che c'è oggi qui ed è il posto più bello dell'isola al 100%. Guardate com'è curato, tavoli e barbecue dappertutto, qui e anche qui. È veramente il posto più bello dell'isola, da rimanerci giorni, è stupendo amici. L'acqua cristallina, sicuramente qua si vedono tante specie, che meraviglia, peccato. Sì, abbiamo l'acqua dappertutto qui in spiaggia, stupendo.
Hanno detto che qua è pieno di specie di pesci differenti, che quindi fare il bagno qui con la maschera è bellissimo. Qui bisogna fare il bagno con la maschera, Dado. Hanno detto che è troppo bello da vedere. E questo è un altro posto dove si può mangiare, dove si può arrostire. Che figata, di fronte al mare. El agua es vida, úsala para beber, para bañarse, esta el mar. Quindi è acqua potabile, perché ti dice che quella che c'è qui la puoi bere e se ti devi bagnare c'è il mare. Beh, per la prima volta siamo in un posto riparato, quindi proviamo una dronata, amici. Proprio nell'ultimo video è uscito Alessandro, sono usciti Alessandro ed Arianna, e questi sono i tagliolini che ci ha regalato lui. Sì. Fatti a mano, fatti in casa. Sì, fatti da lui, sì. Fatti da lui. Adesso ti diciamo come sono, Alessandro. Saranno buonissimi senz'altro. Adesso ci sediamo e vediamo. Posto pazzesco, dronata meravigliosa, tagliolini saranno all'altezza. Molte volte le parole sono superflue. Piatto di Rita, piatto di Dado e il piatto mio. Non siamo sicurissimi se ci è piaciuta o no, Ale. Devi rifarla e regalarcene di nuovo un tantino. 3:10 amici, bisogna andare via anche da questo posto. Mi piange il cuore, ma Davide ha una lezione alle 4:30 e non prende internet. Ci sono 28 gradi dentro il camper, 24 fuori, senza vento, col sole, è meraviglioso. Adesso risaliamo e rinizia il vento tremendo. Andiamo, mettimi le ciabatte dentro per piacere, Dado. Guardate come cambia il clima in quest'isola, ma in tutte in effetti, microclimi. Da una parte sole, caldissimo, e qua adesso freddo, vento e pioggia, nuvolosissimo, visibilità ridotta a 30 metri, pioggia e raffiche di vento tremende. Che strano, che posto. Cittadina di Valverde si trova di tutto, si trovano negozietti, di elettronica, di musica, qualche supermercato, e qua sicuramente la città più importante dell'isola. Ma dovete vedere come è vestita la gente, sembriamo in Piemonte o in Lombardia. Guardate dove siamo amici, nel parcheggio iniziale, appena siamo sbarcati a El Hierro. Cosa significa?
significa che domani riprendiamo la nave e ce ne andiamo. 7 giorni abbiamo fatto il Hierro, vabbè. Chi me lo consigliava mi diceva di venire per 4 o 5, quindi non siamo così drastici, dai. Domani alle 14 parte la nave per Los Cristianos, Valverde Los Cristianos. Quest'isola, ragazzi, la chiudiamo così, Con una cena. con involtini di pollo, patate e fagiolini e 2 bicchieri di vino di proprietà della Orotava. È un film. È un bel film. Speriamo. Ci vediamo domani per fare i biglietti. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. A domani. Buongiorno a tutti amici, 8 del mattino, Dado sta già facendo la scuola e io vado alla officina Armas, mi dimentico le parole in italiano, vabbè, dove si fanno i biglietti per lasciare l'isola, insomma. Vediamo se è già aperto e vediamo se si possono fare. Speriamo che ci sia a posto. C'è una nave oggi alle 2, quindi all'1 dovremmo essere al porto. C'è sempre vento, sempre nuvole, quindi sono felicissimo di andare via dopo 7 giorni spaccati di El Hierro. La biglietteria è aperta, ma mi ha incuriosito questa foto, guardate che bella. Praticamente qua ai tempi stavano costruendo il porto, chissà a che età risale. Biglietti fatti, si rientra a Tenerife oggi alle 2 parte. Alla grande, all'inizio mi ha detto che non c'era posto e mi mettevano una lista d'attesa, si dice così. Praticamente caricano tutti quelli che hanno il biglietto, se poi rimane uno spazio entri tu. E invece poi ha controllato e alla fine ci stiamo e quindi mi ha fatto i biglietti. Molto felice. Poi quando decidiamo di andare via dobbiamo andare via, inutile. Se mi avesse detto non c'è spazio, devi rimanere altri 3-4 giorni, madonna, ormai sono al porto. Siamo in attesa dell'imbarco, nel frattempo Davide continua la scuola, ormai abbiamo 4 ore libere di mattina per fare quello che vogliamo, però devo adesso comprare un computerino, così ho anche il mio. E comunque serve un bel posto, sai, ti parcheggi, lui fa la sua scuola e noi ci possiamo prendere il sole, Niente Sì. male. Vediamo qua su cosa c'è. Mezzogiorno e 11, abbiamo la nave, quindi si mangia prima. E Rita sta già cucinando. Ci sediamo, ci mangiamo tutto, ce ne andiamo in nave, ci corichiamo e alle 5 sbarchiamo. Va bene? Va bene. E cosa dobbiamo fare, Rita? Mi scarico 2 podcast, cuffiette, mi sdraio in nave e buonanotte. Buonanotte al 6. Pippettine al sugo, Rita, poi cosa hai organizzato? Carne al sugo e verdura. Va benissimo. Piatti al volo e ci imbarchiamo, c'è già la fila di macchine, noi andiamo adesso, andiamo tra un attimo e poi finiamo di sistemare tutto quando siamo già al porto. Sì, grazie. Tocca a noi, si lascia anche El Hierro, amici, si torna a Tenerife e poi da lì nella penisola. Gracias. Dado, cos'è la prima nave che prendi? Satellite. La seconda era quell'altra. Sì, ho uso. Ahora lo que pasa es que va con el viento en contra, eso es fantástico. Eso lo he pensado, mira, todo eso que está sonando. El Hierro, ci avresti potuto regalare qualche giorno senza vento, ma pazienza, è andata così. Grazie lo stesso. Adios. Mare parecchio brutto oggi, 2 ore e mezzo e siamo a Tenerife. Ce l'abbiamo fatta, amici, siamo arrivati a Los Cristianos.
Cristianos. Davide è stato anche male. Io cuffiette riesco ormai, per fortuna l'ho imparato. Cuffiette, mi sdraio. Il mare era terribile. Il mare era terribile. Davide ha rimesso. Sì. Ce l'abbiamo fatta. 8 isole. Le 8 isole Canarie. Alcune stupende, alcune meno, alcuni sfortunati le abbiamo visitate magari in un periodo sbagliato, magari una settimana dopo non ci sarebbe stato vento e sarebbero state bellissime, sarebbe stata bellissima anche il Hierro. Purtroppo è andata così, però le abbiamo viste, le abbiamo visitate tutte, va bene, siamo felici. Sbarca nuovamente, Tenerife, zero vento. Guardate il traffico a Tenerife, spaventoso, bloccati una colonna di 1 chilometro. Però non c'è vento. Peggio di tutto il vento. Poi tutto il resto non me ne frega. Ce l'abbiamo fatta parcheggiare, parcheggione pessimo a Los Cristianos. Domani poi dobbiamo spostarci. Adesso ci rilassiamo qui. La traversata di 2 ore e mezzo è stata dura, È stata tremenda, aiuto, io il mare lo soffro proprio. Rita, tisanetta? Sì. Vai. Andiamo di tisana. Ci stiamo avvicinando all'ora di cena e abbiamo degli ottimi gamberoni in padella perché non ne ho voglia di fare il barbecue e delle merluzze. Sono le 8:45, abbiamo lavorato, studiato, Davide ha fatto tanti compiti, li sta facendo ancora e poi ceniamo. Buongiorno a tutti amici, di nuovo primo risveglio a Tenerife. Siamo agli sgoccioli ormai, Siamo agli sgoccioli delle Canarie. Stiamo andando a correre con Dado, poi andiamo a comprare un portatilino per le sue lezioni online con la nuova scuola e poi dobbiamo incontrare Alessandro, Arianna e poi credo che lasceremo anche Tenerife. Torniamo nella penisola, ma adesso impegniamoci, 30 minuti di corsa. Partiamo? Bonjour. Siamo pronti, Dado? Partiamo. Partiamo, andiamo. Qui è arrivato anche il circo dove siamo parcheggiati noi. Adesso scendiamo a Los Cristianos sino alla spiaggia, con Dado. Ve la facciamo rivedere, che è bellissima. Qui aprono già tutti i locali, ristoranti, bar e nella spiaggia c'è già gente, già persone che giocano a beach volley. La spiaggia è già perfetta, liscia, pulita, bello. Amo questo posto. Guardate che spiaggia, che giornata da trascorrere davvero l'intera giornata qui sdraiati, che bello. E da Los Cristianos, continuando lungo il litorale, si arriva a Las Americas. Adesso vi faccio vedere questa spiaggia.